Giulio, perché ci troviamo qui? Quella è la camera, è quella, perché? Perché? Dillo, racconta. Allora, ci troviamo qui per fare una prova a confronto, terreno sul quale noi non siamo particolarmente avvezzi Né favorevoli. né favorevoli, ma comunque. Allora, cosa confrontiamo? Confronteremo delle LS3/5, cioè il più famoso diffusore bookshelf che ci sia nella storia probabilmente dell'audio. Ora, l'LS3/5 è stata realizzata non da un'azienda ma da una moltitudine di aziende proprio perché questo era il brief progettuale. La BBC progettava e altre aziende realizzavano. Questa prova è una prova che nasce da una casualità, cioè non c'è niente di scientifico nella scelta delle 4 LS3 che vi mostreremo, semplicemente le abbiamo per una sorta di congiunzione astrale avute tutte contemporaneamente a magazzino. E quindi cambiamo camera, ci siamo chiesti, con un mercato così florido tra tutto il mercato del vintage, il mercato dei modelli nuovi, quelli che costano di più, quelli che costano di meno, quelli certificati e quelli non certificati, a questo punto cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione e un po' di chiarezza. Ci proveremo. Ci proveremo e fondamentalmente a noi ci interessava capire di questi 4 progetti che noi stiamo andando ad ascoltare e c'è una riconoscibilità in termini sonici o suonano tutti uguali? Bravissimo, anche Questo perché, ci interessava bravo, anche perché la specifica a BBC non vuol dire che suonano tutte esattamente nello stesso modo e quindi ci siamo posti questa domanda e cerchiamo di dargli una risposta. Subscribe, campanella, seguiteci. Cari followers, per cortesia, attenzione perché noi dobbiamo essere molto stringati, molto più del solito perché sono ben 4 modelli. Li vogliamo dire subito o li diciamo nel susseguirsi? Io li direi subito dopo aver detto che cos'è la LS3/5 per chi pochi non dovessero conoscere. Allora, si tratta di un progetto realizzato negli anni 70 dalla BBC, British Broadcasting Company, sotto la supervisione di un signore che si chiamava Dudley Hardwood. Legno duro. Che serviva, questo progetto, a avere dei diffusori che potessero essere utilizzati negli studi mobili di registrazione, quindi in uno spazio confinato molto piccolo e tipicamente in una condizione di ascolto da vicino. E la cosa che si chiedeva a questi diffusori è che fossero estremamente neutri, estremamente coerenti timbricamente e questo era il focus principale. Esatto. Lo sviluppo ha comportato diversi anni di lavoro. Quando intorno al 75 è stato cristallizzato, focalizzato, definito, la BBC ha deciso di non costruirlo in proprio ma dare la licenza a diverse aziende, tipicamente aziende britanniche, che potevano permettersi di costruire questi diffusori dichiarandone la conformità con la specifica BBC. Bravissimo, un applauso. Una cosa interessante, se andate sul nostro sito Audio 2G, andate sul nostro sì, troverete un'intervista che io ho fatto con Spencer Hughes, che è il progettista originario della Spendor, nonché figlio del fondatore della Spendor. Anche perché diciamo che Spendor è Spencer e Dorothy Hughes, esatto, che sono padre e madre di questo signore che io intervisto nel video che trovate. Che oramai c'è una certa età. Insomma. È un signore di una certa età e molto simpatico, molto pimpante, e il quale racconta un sacco di cose interessanti sulla linea di prodotti BBC. Taciti perché allora adesso raccontiamo dei 4 modelli. Il primo è la 3/5 Rogers, queste sono le mie, ok? Queste sono 3/5 11 ohm. Ok, una delle pochissime versioni B-Wiring, perché sai quanto a me piace il B-Wiring, e sono equipaggiate con gli altoparlanti KEF originali, quindi B110 e da 11 cm e T27 tweeter a cupola
da 1,9, giusto? Di driver che non si trovano più perché non vengono più costruiti. Quindi allora, io ne ho 4 o 5, ma la disdetta è che sono a 4 ohm e non a 8 perché quello ci vuole quella a 8. Comunque, se li cercate anche su eBay non ci sono più, per cui chi dovesse mai pensare di comprare diffusori del genere sappia bene che il ricambio non è più disponibile. Poi, E sì. attenzione, queste aziende che realizzano su specifiche su licenza i diffusori nuovi si sono dovuti industriare. Esatto. Ad esempio Spendor ha fatto una collaborazione con Vifa e non mi ricordo un'altra azienda per mettere a punto dei driver che fossero il più possibile simili, certo, uguali a quelli originali. Poi, cambiando camera, abbiamo le Spendor A1. Le Spendor A1 sono l'unica diffusore delle 4 che non è licenziato BBC, è molto molto simile, se non quasi uguale, ma non ha avuto la licenza da parte della BBC, quindi è, diciamo, liberamente tratto dalle 3/5 originali e ha un prezzo indubbiamente molto conveniente, quindi aveva anche un senso metterlo in questa prova. Certo. Poi abbiamo le Musical Fidelity 3/5 con la licenza e poi infine, a te la parola. L'ultima che abbiamo è la Chartwell, siamo lì, dove Chartwell è stata una delle aziende che originariamente era stata autorizzata a realizzare questi diffusori e che poi in tempi successivi è stata acquisita da Graham. E quindi Graham realizza alcuni modelli di particolare pregio sotto il marchio Chartwell. Del quartetto questa è la più costosa, nonché quella più blasonata, se esattamente. E quindi poi condurremo un ascolto di questi 4 diffusori cercando di capire insieme a voi le differenze che ci sono, quanto o meno vale la pena spendere di più, spendere di meno, anche perché ricordatevi una cosa, le 3/5 sono magiche ma sopportano poca potenza, quindi benissimo tutto, però quando alzate troppo il volume il woofer spesso si brucia. Infatti uno dei problemi delle 3/5 era proprio che il B110 si bruciava e quindi andava sostituito. Io direi probabilmente nelle ultime versioni, cioè nelle versioni delle LS3/5 moderne, magari questo problema di distruzione del componente forse non c'è o c'è di meno, però è pur vero che è un diffusore di taglia molto limitata al quale non si può chiedere un grande impatto in gamma bassa, ma insomma, francamente questo tra l'altro una domanda a cui cerchiamo di dare una risposta, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, è: ma suonano tutte uguali? Perché non è detto che siccome sono tutte secondo specifica o quasi tutte devono suonare per forza tutte esattamente uguali, quindi andremo a vedere anche le differenze che ci sono timbriche di ascolto. Quindi adesso possiamo sventrare dicendo una cosa però, che siccome le Chartwell ce le hanno prestate e sono delle casse molto blasonate e la persona che ce le ha date non voleva che si aprissero, lo sventramento lo facciamo è limitato a su 4 e ci perdonerete, se non ci perdonate ce ne facciamo una ragione, giusto? A tra poco, ciao! Già le ho sventrate tutte, meno questa, chiaramente che facciamo vedere solo in esposizione, anche se guardate le mani come mi tremano. No, fermo. Però tremano, mi avvicino e tremano, va bene. Allora, questa è la Rogers, ok? Eccola qui, signori. Allora, il ricablaggio l'ho fatto io perché questa era stata modificata in modo tremendo e avevano messo dei cavi talmente rigidi che quasi non si chiudeva il pannello, rigidi enormi. Woofer della KEF, eccolo qua. Lo inquadriamo, Giulia? Sì, si vede. Da 6 ohm. Questo è il famoso filtro originale. Eccolo qua, addirittura scritto Made in England, queste cose qui le ho scritte io. Vediamo la catena di resistenze che serve per fare l'attenuazione, perché forse non abbiamo detto che questa, come la 5/9, avevano l'attenuazione perché i tweeter non erano uguali fra di loro. Bobine con nucleo inferrite, eccolo qua, bobine con nucleo inferrite, componenti discreti, buoni. Guardiamo quanto sono grandi
Dunque, tu mi hai ripreso giustamente, questo le Eccolo chiamiamo? qua, perfetto, adesso qui lo inquadro perfettamente. Sì. Esattamente. Come le chiamiamo queste, Giulio? Elementi verticali. Questi elementi verticali che sono grossi, molto grossi, e quindi ovviamente quando il woofer si muove c'è una discreta... Vero è che c'è un Sì. foro però. C'è un foro, sì, il foro Sì. è fatto apposta per cercare di mitigare questo problema. Anche su questa sì, qui il woofer è montato a filo posteriore. a filo posteriore, Ed è bravo. imbullonato, quindi se lo Esatto. giri leggermente per far vedere il frontale, eccolo qua. Frontale anch'esso sostituito perché quando le ho prese queste qui avevano, diciamo, varie cose che non andavano. Interessante notare che qui c'è il come dire, contorno, il perimetro del tweeter che è diciamo, circondato da elementi in feltro e Esatto. questo insieme alle griglie costituiva uno degli elementi che non andavano rimossi durante l'ascolto perché il Bravissimo. diffusore era ottimizzato per avere la dispersione corretta tenendo montato il feltro e evidentemente la griglia. La griglia. Facciamo vedere il mobile, eccolo qua. Questo è in betulla, secondo specifiche, con tutto quello che ci deve essere per le specifiche. Ok, Ok? perfetto. Perfetto, adesso questa la chiudo così. Esatto. Sì. La metto fuori campo qui e andiamo avanti con la porto avanti. Sì, grazie. Con la 3/5 della Musical Fidelity. Molto L'elemento simile. in feltro è diventato un po' più grandicello. Beh, in realtà quello sarebbe più grande e che io non ho trovato sul mercato un elemento in feltro così spesso perché ho dovuto ok. restaurare anche quello. Allora, in questo caso Non c'è il B-wiring, lo vediamo non subito. c'è il B-wiring perché ci sono solamente due fili. La parte di attenuazione è fatta con questo ponticello, quindi Se un pochino più giri difficile il da rimuovere. crossover verso di me, Verso di te è un po' difficile, ma lo farò. Eccolo qua. eccola, sì. Ok. Ok? Le bobine, piuttosto che con il nucleo inferrite, sono proprio fatte con dei mini trasformatori. C'è scritto sopra Transformers. Esattamente. I componenti sono molto simili a quelli dell'altro, il woofer anche. Eccolo qua. Anche se mi pare che il complesso magnetico sia un po' più generoso in questo caso. Sì, leggermente più generoso, ma più o meno siamo lì. Siamo Più o lì. meno siamo lì. Tweeter, eccolo qua. Qua sotto è un po' più piccolo dell'altro e c'ha questa parte in feltro che serve per tenere stabilizzato rispetto alle vibrazioni il crossover. Pannellino frontale smontabile, anche questo realizzato in multistrato. Esatto. E il woofer anche in questo caso posizionato a filo A filo, posteriore. esattamente, facciamo vedere filo posteriore con guarnizione, cosa che lì non c'è. Ok. Mobile molto simile nella realizzazione, facciamo vedere che eccolo qua, c'è un materiale bituminoso qui e poi c'è questo giallo che ovviamente abbiamo smontato e che serve per attenuare ulteriormente le vibrazioni. Ottimamente. Ok? Adesso io anche questa la chiudo sperando bene, caro Giulio. Ecco qua, hai visto? Anche se poi la dobbiamo riaprire. Perché ti sei scordato il pannellino che sto inquadrando me lo adesso. sono scordato. Te lo sei scordato. Ecco Ops. qua. Adesso questa la smuovo così. Anche perché questa qui ha la vaschetta Esatto. staccata da dietro. La vaschetta l'ho staccata per far vedere il filtro. Allora, ha dei cavi molto lunghi, quindi possiamo Qua stiamo parlando della Spendor A1. della Spendor A1 e possiamo vedere che questi si chiamano... Va bene, continuiamo. Questi va bene. Questo è un cestello in alluminio, quindi è una realizzazione molto molto diversa da quelli che erano in ferro. Fatto molto bene con questi elementi di forma che servono proprio per scongiurare le riflessioni vicine. Possiamo vedere eccolo lì, lo possiamo inquadrare Giulio? L'elemento mobile, eccola là la bobina mobile, che eccola qua, facciamola vedere. Sì. Ottimamente ventilata perché è completamente esposta. Completamente esposta.
un woofer con un complesso magnetico di ottime dimensioni, fatto e molto bene. Sì. davanti abbiamo un'ogiva rifasatrice. E al davanti abbiamo un'ogiva rifasatrice che ovviamente non troviamo nelle altre. No. Io ho la sensazione che noi questo componente lo abbiamo visto, se non lui, ma molto simile, ma forse proprio lui, quando abbiamo fatto la prova della Spendor A4. A4 è secondo me la stessa identica cosa, un pochino più grande, perché Forse, quello sì. monta un woofer da 16 e questo invece da 11. Vado avanti? Andiamo avanti e saliamo sopra dove abbiamo appoggiato sul pannetto in multistrato il tweeter. Esatto, pannetto ovviamente fornito dalla ditta Salvioni. Sì, esatto. Possiamo vedere la cupola con una grossa sospensione, Sì. complesso magnetico in ferrite di generose dimensioni, guarnizione, niente di particolare ma fatto molto bene. Il mobile è interessante, eccolo qua, perché oltre a essere fatto con un MDF di alto spessore, ha questo rinforzo centrale molto robusto. Sì. Si riesce a inquadrare, Giulio? Sì, eccolo lì. Sì. Ok. Sì. E poi alla fine lo giriamo così e facciamo vedere il filtro alloggiato dietro alla vaschetta, ok? Un po' più semplice di quello, con una bobina con nucleo in ferrite, una bobina migliore con nucleo in aria, ok? Condensatori di buona qualità e una resistenza di attenuazione, quindi indubbiamente più semplice rispetto all'altro. Ok, binding post i soliti, buoni, molto buoni. E quindi, finito qui, se non fosse per, questa non la sposto, questa non la possiamo aprire, la facciamo vedere così, eccola qua. Perché vedo comunque degli elementi di metallici, bulloni e bulloni vari che probabilmente contribuiscono un po' a un insieme di maggiore solidità e rigidità. Sì, poi questa ha questa particolarità che ha sia il pannello anteriore che il pannello posteriore smontabili. Sì. Però Giulio, io non riesco a resistere, quindi o smettiamo o comincio a sventrare. Smettiamo, se no Ok. qua diventi pericoloso. Soddisfatto? Ce l'abbiamo fatta, tra poco rimonto tutto e andiamo ad ascoltare. Sarà molto interessante. Molto, molto. Ciao! Ciao! Cari amici Filurs, montando il video mi sono reso conto che non avevamo parlato delle differenze tra 3/5 e 3/5A. In realtà la 3/5 è stato il primo progetto fatto con altoparlanti KEF, la 3/5A è invece quella modificata e sviluppata dalla BBC Department. Nella prova noi volutamente abbiamo inserito due modelli 3/5, quindi queste Rogers vecchie, le Musical Fidelity nuove, una sorta di clone, le Spendor A1 e poi le Chartwell che invece sono 3/5 originali. Chiaramente le differenze in ogni caso tra 3/5 e 3/5A sono estremamente sfumate, quindi fa un po' parte della prova inserire tutti i modelli disponibili. Fate i bravi! Giulio caro, quella è la camera, tira fuori per cortesia la tua copertina. La mia agendina copertina, dove Esatto. noi abbiamo riportato alcuni parametri che ci sono sembrati utili per fare questa comparazione. Ma permettimi una piccola premessa, me lo permetti? Ma Me te lo consenti? permetto certamente. Allora, poi dopo riprendiamo questa mia affermazione alla fine e vorrei solo dire che gli anni non sono passati invano. Andiamo avanti. Cominciamo con le mie Rogers 3/5. Aspetta, scusa, Sì. prima diciamo quali sono i parametri che abbiamo utilizzato. Hai Noi ragione. abbiamo utilizzato ampiezza e articolazione del soundstage o palcoscenico sonoro, come qualcuno preferisce chiamarlo. Poi abbiamo dato una valutazione sulla timbrica, cioè sulla coerenza e l'articolazione timbrica, gamma bassa, estensione verso l'alto,
la sensazione di solidità di corpo, la velocità, la focalizzazione e la trasparenza. Esatto. Quindi è un set di parametri piuttosto ampio, piuttosto esaustivo, lo crediamo. Poi è venuto fuori, e cambiamo camera, anche un aggettivo o più aggettivi che hanno caratterizzato ognuno dei diffusori e che ci sono venuti dal cuore, dalla pancia, spontaneamente e sono stati uguali per entrambi. Quindi li abbiamo condivisi, per cui forse rappresentano... se vogliamo, forse l'aggettivo rappresenta un po' la parola chiave o la sintesi un po' del giudizio sul singolo diffusore. Quindi, vuoi cominciare tu con le mie Rogers? Comincio con le Rogers e comincio, ahimè, con la parola chiave, gli aggettivi, che in questo caso, devo dire, non sono particolarmente allegri e onorevoli, ma sono stati piatti e stanchi, che ha dato un po' la sensazione di questo diffusore che effettivamente ha mostrato parecchi punti di carenza su quasi tutti i parametri che noi abbiamo scelto. Ad esempio lo stage non è molto ampio su nessuno dei 3 assi, ma ci ha colpito il fatto che è tutto un po' piatto, non c'è profondità. La timbrica in valore assoluto non è male, ma poi nel confronto con gli altri diffusori risulta perdente. È come se si perdessero, uno su tutti, il pianoforte con tutti i suoi registri armonici, si perdesse un po', tendesse a essere un po' sfocato, un po' piatto, un po' omogeneo. Sì, ha vinto un pochino sulla focalizzazione, perché riusciva... Ecco, sulla focalizzazione stranamente è stato un parametro in cui sono uscite fuori molto bene. Sì. Quello che è stato forse l'aspetto più, se vogliamo, deludente è stata la gamma bassa, che è risultata, una gamma bassa, in coro abbiamo detto, gommosa. Gommosa, sì. Poco presente, poco profonda e con questo basso che era un po' appunto gommosetto, poco articolato. Allora, per evitare i commenti che sicuramente già farà qualcuno, certo che è una cassa in cassa chiusa, certo che è una scatola di scarpe come volume interno, però tra le varie casse che abbiamo trovato delle notevoli differenze di estensione, per cui abbiamo valorizzato questo parametro in modo opportuno, soprattutto rispetto alle altre casse, non in assoluto, perché è ovvio che una 3/5 in assoluto rispetto a una cassa da pavimento ha un'estensione completamente diversa. Passiamo alla Splendor. Alla Splendor, che è una cassa, l'unica cassa del set non a specifiche, che come del resto l'omologa da pavimento A4 che abbiamo avuto modo di provare, se volete potete andare a vedervi il video, l'abbiamo trovata allegra, esuberante. Noi abbiamo utilizzato la parola chiave esuberante. Immaginatevi un bambino che si diverte a giocare e saltella nella stanza con la sua classica esuberanza. Ecco, quello è la caratteristica focalizzante di questo diffusore. Un diffusore che non è che per caso è così a valle di un progetto che voleva proprio che fossero fatte, che suonassero in questa maniera. Sono dei diffusori che nel progetto servono un po' ad attrarre nuovi adepti a questo mondo dell'alta fedeltà, per cui non giocano le loro carte migliori sulla raffinatezza, sul, diciamo, quello che può piacere all'audiofilo esperto. Invece puntano tutto sulla immediatezza. Non di meno, ad esempio, lo stage che riescono a presentare è molto ampio, molto più ampio di quello delle Rogers. Non c'è paragone. L'estensione, ad esempio i registri dei violini, gli archi, gli ottoni, cominciano a essere credibili, non sono a livelli di eccellenza, ma cominciano già a essere credibili nella loro estensione. E quindi questo è un diffusore che ha avuto una media sostanzialmente del 7. Intorno al 7 con un bel corpo, è un diffusore con un bel corpo. Un bel corpo, ad esempio c'era una traccia contrabbasso, sassofono, pianoforte, dove i 3 strumenti, complice anche una bella registrazione, avevano una certa immanenza, una certa presenza,
corpo. E i sostanzialmente. nostri follower non pensino che questo diffusore è cascato dal cielo a caso, perché sta dentro a questo set di 4, perché è un diffusore in cassa chiusa con un volume praticamente uguale alle 3/5 standard, con un woofer della stessa grandezza e quindi è equiparabile dal punto di vista delle dimensioni e della categorizzazione alla 3/5. Ce l'abbiamo inserita proprio per dire: abbiamo 3 diffusori a specifica, ce n'è un altro più economico degli altri, perché è il più economico che c'è, che vi può offrire una... E che penso, scusami, che possa essere forse per il neofita più godibile rispetto a tutti gli altri tre. Bravissimo, anche perché ti dirò che richiede a monte una sorgente e un amplificatore meno richiestivo dal punto di vista qualitativo. Ci puoi mettere anche qualcosa di sì, esatto. Ecco, particolarmente eccellente e ottenere comunque degli ottimi risultati. Per le 3/5 che vedremo, Musical Fidelity e Chartwell, è lì poi anche le sorgenti e l'amplificazione devono essere al di sopra di ogni sospetto. Esatto, quindi... Veniamo alle Musical Fidelity, che sono state probabilmente la sorpresa dell'otto, perché noi le avevamo sentite, le abbiamo qui in casa da un bel po' di tempo e francamente sì, c'erano piaciute, ma non è che ci avessero proprio esaltato. E mentre invece forse per via di un rodaggio che oramai si è protratto per diversi mesi, forse perché l'abbinamento con i 3 amplificatori, lo ricordiamo, il Tektron Volcano, il Copland CSA 100 e l'Access Forte 2. Modernissimo. Un display pazzesco, lo vedrete poi in prova. Sono tutti amplificatori dotati di una certa spinta, piuttosto energici, anche molto raffinati e insomma queste Musical Fidelity hanno mostrato ad esempio uno stage amplissimo, una timbrica molto accurata, un'estensione notevolissima, velocità, focalizzazione, cioè tutto ha cominciato a virare verso un voto che potremmo tendenzialmente dire 8. 8, sì. E infatti le abbiamo chiamate trasparenti, le abbiamo appellate come trasparenti. Trasparenti, la parola chiave è trasparenza e un suono che ci è sembrato particolarmente avvolgente, sì. Insomma era come se avessero contribuito a metterci all'interno di una bolla di suono, sì. Non qualcosa che stava davanti ma qualcosa che avvolgeva. Attorno a noi. Attorno a noi. E devo dire, questa prestazione mi ha convinto. Sì. Tra l'altro mi ha anche convinto il fatto che queste Musical Fidelity hanno, come dire, il suono, la voce di un diffusore molto più grande. Esatto. Cosa che troviamo portata all'ennesima potenza con le prime della classe. Esatto, però aspetta, parliamo un attimo di prezzo, perché Musical Fidelity costano 2.500 euro la coppia, quindi un po' di più rispetto alle A1, ma decisamente meno rispetto alle Chartwell. Ma chi pensa che spendere più soldi spesso non serva, soprattutto in questo caso ha proprio completamente sbagliato. Cambiamo camera, sì. Perché le Chartwell sono delle casse fantastiche. Ecco, ahimè, purtroppo in questo caso a spendere di più corrisponde un aumento prestazionale abissale. Purtroppo le cose stanno così. Mettetevi l'anima in pace. Sì, ecco, c'è da mettersi l'anima in pace. Cioè, qui in questo caso con le Chartwell arriviamo a un 9 abbondante praticamente su tutti i parametri. La cosa che però colpisce, al di là dell'estensione che arriva a 9, del basso che arriva a 8,5, un corpo fantastico, lo stage amplissimo, c'è un altro aspetto, che è un suono molto più, noi abbiamo detto, naturale, sì. Elegante, compassato, cioè qui scatta l'elemento della raffinatezza della quale magari non ti accorgi con la traccia di rock, di pop, ma cominci ad accorgertene appunto con il solo di pianoforte di Bollani piuttosto che con la quinta di Mahler che ci siamo sentiti in diverse interpretazioni. Ecco, qui cominci a sentire proprio i colori degli strumenti, l'aria degli strumenti, gli armonici e tutte cose che con le altre tre tendono un pochettino ad andare in secondo piano. Esatto. Ovviamente, lo abbiamo già detto, chiamano e chiedono sorgenti e amplificatori di livello adatto a loro, adeguato. La cosa che a noi premeva però, e l'avevamo detto in premessa,
verificare, studiare era le LS3/5 suonano tutte uguali in virtù del fatto che sono certificate e che quindi il progetto è lo stesso? No! La risposta temiamo che sia no, nel senso che se prendiamo le 3 a specifica, le Rogers di Giancarlo, le Musical Fidelity e queste Chartwell, intanto suonano in maniera Completamente diversa. sì, proprio tanto differente, e la scaletta è impietosa. 1, Sì. 2, 3, il vincitore sono queste Sono Chartwell. quelli che costano di più. No, Queste sono le Musical Fidelity. Fidelity, esatto. E quindi c'è poco da dire, c'è poco da fare. Interessante. Veramente molto interessante. Mi sono divertito. Anch'io. Allora, però, cari followers, allora, noi pubblicheremo le pagelle non autografe, perché le rifacciamo magari Sì. su Su una tabella di Excel. su una tabella di Excel fatte bene sul nostro sito. Quindi in sovraimpressione vedrete solo gli aggettivi con i quali le abbiamo appellate, con le quali che gli abbiamo affibbiato, mentre se volete le pagelle avete curiosità del disaggregato dei vari giudizi nei singoli settori. Bravo, come parli bene. Il disaggregato mi piace da morire. Il disaggregato lo trovate solo sul sito, con una piccola descrizione di quale metodologia abbiamo utilizzato per fare questa prova e con cosa l'abbiamo fatta suonare. Ti piace? Metodologia che è la metodologia nostra. Sicuramente ci sarà qualcuno che dirà non va bene, ma siccome non c'è, in questo caso specifico, una pretesa di scientificità, ma sono impressioni d'ascolto, questo è quello che noi abbiamo fatto. Se vi sta bene bene, se no, punto. Allora, subscribe, campanella, social, Facebook, Twitter, fra poco Tricky Trocchi, mi raccomando, a presto, ciao!